Buongiorno a tutti, ben ritrovati qua su Radio Rossonera. È giovedì 21 settembre del 2023. Siamo già oltre la Champions League. Ieri le ultime gare si sono giocate anche per gli altri gironi. Oggi Europa League, domani è già conferenza stampa e vigilia di campionato. È proprio il Milan. Aprirà il turno alle 15 contro il Verona. Enrico Boiani, ciao. Ciao, ciao, buongiorno a tutti, ben ritrovati. Allora, domani apriamo, cioè domani in realtà si riapre un po' la parentesi campionato. Sabato torniamo in campo, forse senza qualche attaccante, non per infortunio ovviamente, fortunatamente. Il Milan comunque apre il sabato di campionato perché ci sono già 2 partite al venerdì, le ricordo. Vabbè, chi se ne frega. Non Non lo lo so, sapevi. me l'ero un attimo, lo sapevi? Mo lo sai. Mo lo so, esatto. No, mi sono interessato solo del Milan. Milan che come detto forse dovrebbe rinunciare o dovrà rinunciare, rinuncerà per scelta, non per obbligo, a qualche attaccante. Mh. Da chi vuoi partire a parlare oggi, Henry? Perché oggi te lo dico, faccio io la tua parte, faccio quello che magari è un po' più non si può far certe robe, non si può. Cosa ma, capisco, ma non si può. Allora, io Cosa parto dai like che i nostri ascoltatori bravo, devono che mettere magari mi perché non vi calmo. costa niente, perché è Mh. gratis, perché ci aiuta tanto, quindi mettete like a questo video, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per tutte le notifiche. Non lo so, partiamo da Olivier Giroud e andare Meglio, crescendo? meglio, partiamo no, invece no, decido io. Perché se no poi ma esattamente, scusate, cos'è? Che cos'è? Che cos'è? Adesso noi siamo una testata, non possiamo parlar male di colleghi di altre testate, quindi mi fermo al che cos'è. Dai, Eh. su, no, e non cioè, non devo neanche commentare. Io faccio mi rivolgo ai tifosi del Milan. Tifosi del Milan, almeno voi potete non pensare questa roba qua? Perché io vi ho visti anche nella chat di ieri, nei social, eccetera, eccetera. Almeno voi tifosi del Milan potete non pensare questa roba qua, che non è accettabile no, ma non ha il senso logico. Abbiamo passato 2 anni che in questa frase c'era: "Sei Niang o Mbappé?" Ma adesso oggi è Balo o Mbappé? Per il colpo di tacco? Perché uno ha sbagliato un colpo di tacco? Perché così abbiamo buttato via quello che stritolava il Napoli in campionato in Champions League l'anno scorso, quello che è l'unico che segna a fare gol nel derby, quello che fa il gol in rovesciata con la Roma, solo per dire le ultime? Ma cos'è? 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 Io a volte proprio. Vabbè. Beh, hai preso bene la mia parte direi. Ma no, ma dai, Harry, ma fai non devo neanche commentare, però è anche giusto perché è il primo quotidiano nazionale sportivo che dai, eh. Ma infatti io ieri probabilmente, Simo, invece di dire: "Attenzione che qui c'è un errore, quello di Maignan non è il polpaccio, è il flessore." Invece che dire questa roba qui, invece che dire semplicemente: "Attenzione che qui c'è un errore", avrei dovuto dire: "Gazzetta dello Sport, sei Pulitzer o le barzellette di Totti?" Probabilmente avrei dovuto dire una roba del genere. Dai. Ma E cosa deve invece svoltare? Cosa deve svoltare? Cosa deve svoltare 'sto ragazzo? Cosa? Sta facendo la sua carriera normalissima, di crescita. Non è che è 1 anno che si sta guardando intorno, fa i colpi di tacco, poi tira le freccette ai compagni o i mortaretti dalla finestra. Non è quel giocatore, cioè non sta facendo quello. Cioè, perché ha sbagliato un colpo di tacco. Raga, ma dove siamo finiti? Vabbè. Vabbè, ma i nostri ascoltatori, tifosi del Milan, mi auguro abbiano la maturità per comprendere certe cose, come dobbiamo avercela noi magari in certi momenti, dopo certe partite, mantenere magari l'equilibrio.
Mi auguro che i tifosi del Milan e soprattutto i nostri ascoltatori capiscano e lascino perdere certe cose, perché io Sì, stamattina cose, chiamiamole cose, senza io dire stamattina niente. ero una furia. Poi ho fatto la mia bella mezz'ora di camminata per venire qui in ufficio e Vabbè, diciamo che andiamo avanti. mi è un po' passata. Avessi registrato stamattina verso le 8 da casa, ci avrebbero probabilmente chiuso il canale, però devo dire che hai fatto bene la mia parte, direttore. Ecco, facciamo una cosa, tralasciando quella roba lì, che la mettiamo in un angolino diciamo, nello scatolone delle cose sbagliate. Guarda come sono educato, delle cose sbagliate. Almeno tifosi del Milan, non pensate a quella roba lì, per favore, perché basta guardare il campo. Eh, dai, perché uno magari sbaglia uno una partita, allora diventa uno che sperpera il talento, ma io a volte se la sbaglia poi, perché gli altri che erano insieme a lui in campo cosa han fatto, scusate? E quelli nel derby cos'erano? Comparse, sagome in cartone. Vabbè. Tra l'altro lui ha fatto l'unico gol, anzi l'unico tiro in porta nello specchio in tutto ciò, ma vabbè. Andiamo avanti, va? A Sì. proposito di Giroud e basta, Milan, Olivier non può far tutto, Okafor e Jovic servono i gol. Per preservare il francese spazio al turnover, ma i sostituti per ora non sono stati all'altezza. Ah, Avremmo anche giocato 4 partite in tutto ciò, e 'sti ragazzi sono entrati tipo 10 minuti. Okafor tra l'altro facendo pure bene con la Roma, ma va bene ma così. perché mi costringete a fare l'avvocato del Milan? Che non voglio fare, perché sono anch'io una testata terza milanista per quanto è, ma, cioè, ma non è che devo fare l'avvocato, cioè si difenderà anche da solo nel caso. Ma i sostituti non sono all'altezza in che senso? Cioè, Luka Jovic è arrivato l'ultimo giorno di mercato con già delle partite di campionato giocate, quindi cioè, non poteva giocare per con il Milan. È andato in nazionale il giorno dopo che è stato comprato. Ha fatto tutte le ultime 2 settimane in nazionale, è tornato, ha fatto 3 giorni di allenamento, il derby, la Champions, che le ha fatte ovviamente Olivier Giroud, e adesso nel caso lo vedremo. Non è Se non giocherà bene non sarà all'altezza, e lo diremo senza nessun tipo di problema. Okafor ha fatto qualche scampo, è vero, ha fatto qualcosa in più, da prima punta non è stato il massimo, a Roma ha fatto qualcosa di meglio, ma poi non l'abbiamo neanche più visto, cioè non l'abbiamo visto neanche un minuto. cosa ti devo Io dire? adesso col Verona probabilmente uno dei due, forse entrambi, giocheranno o tutta la gara o una parte di gara e ti dirò, dai, iniziamo a vederli e capiamo un po'. Poi, questo è un discorso sul minutaggio, quindi per ora non sono all'altezza, non ci sono proprio stati. Poi il discorso è diverso se sul lungo periodo forse serviva qualcosa di più di un Luka Jovic. Questo è un altro discorso. Sì, sì, ma che Olivier Giroud non possa far tutto lo sappiamo, l'abbiamo ripetuto, anche ieri abbiam parlato tanto della questione turnover, cosa fare, come gestirli per le prossime partite. E che sia un tema è innegabile, che Okafor e Jovic, più uno, più l'altro, tutti e 2 insieme, debbano farlo rifiatare, debbano rendere mentre rifiata è innegabile, lo sappiamo e lo sanno tutti. Sbilanciarsi sul non sono stati all'altezza quando? Cioè, quando? Vabbè, Jovic ha fatto 5 le minuti di intenzioni. derby, forse anche meno. Okafor ha fatto 3 partite, le prime 2 un po' cosà e poi contro la Roma in realtà è entrato anche bene e poi non è più entrato Okafor, per dire. Cioè, boh, non capisco, ripeto, non capisco. Cosa che tra l'altro probabilmente non capiterà perché sembra dalle ultimissime che possa più riposare Leao col Verona e Giroud col Cagliari, come hai detto tu Come ieri, t'avevo detto. per poter avere poi Olivier Giroud riposato col Cagliari, quindi cioè a riposo col Cagliari e riposato nelle ultime 2 del turno pesante, quindi Lazio e Dortmund, poi col Genoa che è l'ultima forse potrebbe riprendersi un altro turno ancora, però per averlo al 100% con le 2 partite principali che ci sono rimaste, cioè averlo con
Verona adesso, ok, ma soprattutto contro Lazio e Borussia Dortmund. Quello penso sia, infatti a ciclo, andando a logica, poteva avere del senso, al netto del fatto che in realtà Giroud si spara 3 partite consecutive, dopo la nazionale, dopo quella caviglia, avessi avuto più garanzie, cioè fosse stato lo stesso blocco di partite più avanti nel tempo, probabilmente avresti anche potuto mettere sia Okafor che Jovic. In questo momento qua, in cui Jovic ha avuto pochissimo tempo e Okafor pure, alla fine dei conti ci sta che riposi soltanto uno dei due. Stesso argomento, ma diversa testata. Pioli frenato dal mercato, Giroud è solo, il francese non può mai riposare, la sbagliata valutazione del club complica la vita all'allenatore. Ah, rieccoci. Mi sembra di averle già Si visti riparte! Si questi titoli. riparte! Ah, comune denominatore della questione è che è sempre colpa del mercato. Eh sì, Cioè, sempre colpa dei giocatori che mancano o che non sono all'altezza o che non possono giocare. Ma vabbè, dai, mi taccio perché oggi ho già dato il peggio di me. Andiamo avanti. Fortunatamente, caro Henry, nessuna lesione per Maignan. Obiettivo Lazio il 30 settembre. Ora, io capisco anche qua la voglia di non rischiare, però per sciogliere una contrattura, perché se non c'è lesione è una contrattura, cioè non si scappa, perché se non è una contrattura c'è la lesione. Non è che c'è una via di mezzo, cioè o è un indurimento che va sciolto o c'è stato un taglio o una lacerazione nelle fibre muscolari, quindi una lesione, quindi uno stiramento, eccetera. Se non c'è, gloria a Dio, non abbiamo avuto la lesione, è un indurimento. Ora, anzi, martedì era il 19, il 30 sono 12 giorni. Ce la stiamo prendendo con grande calma, diciamo così. ce la stiamo prendendo comoda per evitare altri tipi di problemi, secondo me. Cioè, Eh, Sportiello comunque alcune garanzie te le ha date anche contro il Newcastle, esatto. quindi hai Prendiamocela nessuno. comoda, quindi. Come? Verona e Cagliari Sportiello. Ce la prendiamo comoda, Verona, Cagliari Sportiello. Esatto, cioè te la Mm. prendi comoda perché hai Sportiello e quindi ci sta che in campionato, in casa col Verona, ma magari solo in casa col Verona, poi col Cagliari Mike sta bene, gioca Mike, anche se dubito, però visto che è un portiere un pochino più d'affidabilità, questo giro ci può stare di più farlo riposare 2 gare per averlo poi, perché poi lì quel forcing lì è importante, cioè lì devi fare punti sia in campionato che in Champions, con la Lazio, col Borussia, non si scherza. Quindi ci sta che sia Giroud che Maignan, comunque, visti questi acciacchi, siano al top o si provi ad averli al top per quel mini ciclo di partite lì. Insomma, Maignan non c'è probabilmente nemmeno Olivier, scusatemi, non c'è forse Raffaele Leao per un turno di riposo, vediamo se ci sarà o meno Loftus-Cheek. Ecco, io a i crampi passano, veramente. Cioè, il crampo dopo, già il giorno dopo vai a fare fisioterapia, piscina, massaggio e quant'altro è già sciolto. Non ci sono problemi, però una riflessione sul nostro centrocampo andrà fatta, perché da un lato c'è un signore che ha fatto 3, 2, 5, 2, 7, 7 partite da 90 minuti, da inizio stagione non ha mai tirato il fiato, che era De Krunic, mai, neanche in nazionale. Dall'altro c'è un giocatore che nell'ultimo ha avuto un crampo ed è uscito per quello, e non un krampetto al polpaccio come a volte accade perché sei stanco e arriva il giocatore avversario della tua squadra che ti tira il piede e te lo fa passare. Sei uscito. E quindi bisogna essere un pizzico più prudenti. Il Sì. centrocampo impone una riflessione per sabato. Sì, impone per me Yunus Musa, visto soprattutto come è entrato con Newcastle,
impone forse anche Pobega, che se è il tuo quarto o quinto centrocampista, in questi momenti qua ti serve, perché le partite son tante, e comunque ha fatto discretamente contro il Newcastle, è ovvio, non ha avuto la qualità di Reinders, si è visto, però alla fine dei conti uno dei suoi tiri è stato anche il più pericoloso, mi verrebbe da dire. Quindi Pobega comunque, per quanto di livello sia inferiore ai primi 3, ma non dobbiamo nasconderci ragazzi, è così, il suo contributo col Verona in casa lo può dare, ecco. Noi siamo arrivati in chiusura, carissimo Enrico Boiani, ci ritroviamo domani per Mattino Milan, l'ultimo di questa settimana, sarà già vigilia di Milan-Verona, e poi invece stasera con Pelle Rossonera, non c'è il talk, anticipiamo Carlo che domani ha un impegno in terra di Germania, se non ricordo male, quindi domani non c'è Pelle Rossonera, c'è il talk, ma c'è stasera Carlo con Pelle Rossonera. Grazie Enrico. Ciao, ciao a tutti, mi raccomando, decidete se sarà Balotelli o Mbappé. No, scherzi a parte, mi raccomando ragazzi, mi raccomando, non Almeno pensate, noi, almeno noi. cioè non pensiamo certe cose, ecco. Vi prego, vi prego. Poi ha fatto una partita a 4,5, 5, 4, il voto lo decidete voi. Sti grandissimi puntini puntini, non pensiamo certe cose, che questo qua non ci fosse, sarebbe una bella grana per il Milan. Ciao. Ciao a tutti!